Ciao ragazzi, benvenuti a Ombre Sonore. Oggi parliamo di Gothic Rock e Dark Wave, due generi che negli anni '80 hanno trasformato la malinconia e l'oscurità in arte. Ho scelto 5 album che personalmente adoro degli anni '80 e che secondo me vale la pena ascoltare. Sono dischi che raccontano come il genere sia nato, come si sia evoluto e come ha fatto a lasciare un segno duraturo ai giorni nostri. Direi di cominciare subito dal primo album. Non si può parlare di gotico senza partire dai Cure, e secondo me Pornography è il loro disco più oscuro. Robert Smith lo scrive in un periodo di crisi profonda, con la band sull'orlo della rottura. Il risultato è un album claustrofobico, quasi ossessivo, dove ogni suono sembra pesare una tonnellata. L'apertura con 100 Years è uno dei momenti più intensi dell'intero decennio. It doesn't matter if we all die, una dichiarazione di guerra, o forse di resa. La produzione è volutamente densa, confusa, piena di eco e riverberi. Non è un disco facile, ma proprio per questo è diventato un punto di riferimento. Ha dato forma al dolore, alla disillusione, all'estetica gotica nel senso più profondo. Una curiosità è che dopo questo album i Cure quasi si sciolsero. Il loro ritorno, con The Head on the Door, segnerà invece l'inizio della fase più pop della band. Se i Cure hanno dato al gotico la sua anima, i Sister of Mercy gli hanno dato la sua forma. Con First and Last and Always, Andrew Eldrick porta il genere verso qualcosa di più riconoscibile. Basso pulsante, drum machine e una voce baritonale che sembra arrivare da una cattedrale nel buio. Il disco è pieno di brani iconici: Black Planet, Marian, Nine Wild Nine. Tutto suona controllato, elegante ma glaciale. È il gothic rock nella sua forma più pura, meno esistenziale, più estetico. Una curiosità è che la batteria che si sente nel disco non è suonata da un batterista, ma da una drum machine chiamata Dr. Avalanche, diventata nel tempo una sorta di membro ufficiale della band. Eldrick odiava essere etichettato come gotico, ma ironicamente proprio questo album ha definito il suono che oggi associamo al genere. Con il terzo album ci spostiamo in Olanda e anche verso sonorità più elettroniche. Stiamo parlando dei Clan of Xymox e dell'album Medusa, uno dei dischi fondamentali della Dark Wave, il lato più sintetico e malinconico del gothic. Le atmosfere in questo album sono più fredde, sospese, quasi oniriche. Brani come Lewis, Michelle o Backdoor fondono chitarre riverberate e sintetizzatori malinconici in un equilibrio perfetto. È un disco che si muove tra introspezione e danza e che anticipa molto di quello che arriverà dopo, dai Depeche Mode più scuri fino ai suoni eteri degli anni '90. Una curiosità è che Medusa uscì per l'etichetta 4AD, la stessa dei Cocteau Twins e dei Dead Can Dance, ma rispetto a loro i Clan of Xymox restano più terreni, più notturni che mistici. È l'album ideale secondo me per chi vuole scoprire il lato più elettronico ma ancora pienamente gotico degli anni '80. Il quarto album è secondo me una piccola gemma, spesso dimenticata ma molto importante. Parliamo degli Skeletal Family. Questa band nasce a Leeds, nello stesso ambiente che ha dato i natali ai Sister of Mercy. E l'album di cui parliamo oggi è Burning Oil. In questo album la voce di Anne Mary Hurst è il vero punto di forza. Potente, intensa, ma mai teatrale. Il disco suona come una versione più diretta e meno raffinata dei Siouxsie and the Banshees, stessa tensione ma più istintiva. Brani come So Pure e Promised Land mostrano quanto il gotico potesse essere anche immediato, quasi punk, senza perdere profondità. Una curiosità è che la Hurst lasciò la band poco dopo per fondare i Ghost Dance, ma questo album secondo me rimane un piccolo classico underground, perfetto per chi vuole scoprire un lato più grezzo del gothic. Chiudiamo la cinquina con un'altra band fondamentale, i Fields of the Nephilim, una band che ha portato il gotico in una dimensione quasi mistica. L'album di cui parliamo oggi è The Nephilim, un disco fondamentale, pieno di simbolismo e riferimenti esoterici, dal libro di Enoch all'occulto. La voce di Carl McCoy è cavernosa, profonda e accompagna arrangiamenti ricchissimi, quasi cinematografici. Canzoni come Moonchild e Last Exit for the Lost sono vere esperienze più che semplici brani.
È l'album che trasforma il gotico in qualcosa di più epico, che comincia a distanziarsi dal minimalismo post-punk delle origini. Una curiosità è che il look della band, cappotti impolverati, cappelli a tesa larga, era ispirata ai film western, non all'immaginario vittoriano. Una scelta che li rese immediatamente riconoscibili e diede al genere un'estetica completamente nuova. Siamo arrivati alla fine del video. Questi secondo me personalmente sono 5 album degli anni 80 di gothic rock e dark wave che vale la pena ascoltare. Ora chiedo a voi, quali sono gli album che vi hanno influenzato negli anni 80 gothic e dark wave? Fatemelo sapere nei commenti.